E se la sanità fosse finalmente una casa aperta a tutti? La risposta arriva dall'Auditorium della Lingua Friulana a Gorizia. Sono Alessandro Bonfanti, Alex Bonf, La Gente, Segreto per Niente, e oggi vi mostro una sintesi dell'incontro di giovedì sul futuro della Casa della Comunità. Medici e assistenti sociali insieme, 24 ore su 24, per mettere il cittadino al centro. Almeno così hanno detto. Video integrale nella descrizione. Guardiamo insieme. Ciao a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo approfondimento. Oggi ci tuffiamo a capofitto in un tema che ci tocca davvero da vicino: la rivoluzione dell'ecosistema sanitario nel distretto Azugi. Analizzeremo, carte alla mano e basandoci su documenti e dichiarazioni ufficiali della direzione medica, come questo nuovo modello stia per stravolgere in positivo l'assistenza sul territorio. E spoiler, capiremo come le associazioni locali avranno un ruolo assolutamente da protagoniste. Iniziamo. Allora, ecco la nostra tabella di marcia di oggi. Toccheremo 5 punti chiave. Partiremo dal nuovo modello di cura. Vedremo i vantaggi per i cittadini, non nasconderemo le sfide attuali, per poi passare al ruolo delle associazioni e infine ai benefici per il terzo settore. Insomma, un bel po' di carne al fuoco, quindi procediamo. Sezione 1. Il nuovo modello di cura. Verso un'assistenza proattiva. Vi siete mai fatti questa domanda? La sanità dovrebbe starsene lì ad aspettare che ci ammaliamo oppure dovrebbe muoversi prima per mantenere proattivamente il nostro benessere? Ecco, questa è letteralmente la base di tutto. Stiamo passando da una medicina che reagisce ai problemi a un sistema che cerca di prevenirli costruendo una vera e propria rete attorno a noi, molto prima che la situazione precipiti. Qui vediamo perfettamente il cambio di paradigma introdotto dalla riforma del 2022. Addio al vecchio modello frammentato, in cui era il cittadino a dover rincorrere i vari servizi. Entriamo nell'era della cosiddetta medicina di iniziativa. Cosa vuol dire? Che è il sistema a fare il primo passo. Intercetta i bisogni della comunità e offre risposte coordinate, invece di attendere passivamente il paziente. Un vero e proprio ribaltamento di prospettiva. E questo ci porta al cuore fisico di questa rivoluzione, la casa della comunità. Prendiamo ad esempio l'ex pneumologico recuperato a Gorizia. Non è solo un edificio, è un vero e proprio hub, facilmente identificabile. Immaginate un luogo dove trovate assistenza medica e infermieristica 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, ma con una novità pazzesca: l'integrazione totale con i servizi sociali del territorio, tutto sotto lo stesso tetto. Passiamo alla sezione 2, vantaggi per i cittadini. Il paziente finalmente al centro. Ok, fate molta attenzione qui perché il concetto è affascinante. L'individuo non è più visto solo come un paziente da curare, diventa quello che viene definito un capitale sociale. Praticamente la persona si trova al centro esatto di un'orchestra di professionisti che lavorano in sinergia per cucirgli addosso un abito su misura. L'obiettivo? Sostenere le sue fragilità, valorizzando tantissimo anche il ruolo della famiglia e l'assistenza direttamente a domicilio. Ma all'atto pratico, come funziona? Il primissimo passo avviene al punto unico di accesso, o PUA. E questa è una manna dal cielo, perché evita quella fastidiosa sensazione di rimbalzare da un ufficio all'altro. È un'unica grande porta d'ingresso. Lì, assistenti sociali e personale infermieristico fanno una valutazione congiunta della situazione e attivano un percorso personalizzato. Un percorso che molto spesso punta a supportare la persona direttamente a casa sua, grazie a figure chiave come l'infermiere di famiglia. Andiamo avanti con la sezione 3, sfide attuali e ovviamente la fisiologica fase di transizione. Ora, cerchiamo di essere obiettivi. Abbiamo visto i vantaggi innegabili, certo, ma guardando questa tabella affrontiamo anche la realtà sul campo. Ci stiamo scontrando con i classici intoppi tecnologici della telemedicina e con una cronica carenza di personale. Ma sapete qual è l'ostacolo più grande in assoluto? Far lavorare insieme medici di base, specialisti e infermieri in una squadra davvero paritaria. Far dialogare professionisti che storicamente hanno sempre lavorato a compartimenti stagni è una sfida enorme per questo nuovo modello. A questo proposito, mi ha colpito molto questa riflessione condivisa dai referenti Azugi durante le presentazioni. Tutte le rivoluzioni comportano una fase transitoria di pazienza e di accettazione, dove non tutto è funzionante dal giorno prima al giorno dopo. Ha perfettamente senso, no? Sostituire un sistema abitudinario richiede un immenso cambiamento culturale. E questo vale per i medici che devono far cadere le vecchie barriere di specialità, ma vale moltissimo anche per noi cittadini. Ed eccoci alla sezione 4, il ruolo delle associazioni, ovvero come andare ben oltre il semplice intervento medico. Come si fa a superare quella distanza tra la teoria clinica e la vita vera nei quartieri? Qui entra in gioco il terzo settore.
e Asugi ha deciso di puntarci forte, stanziando un budget dedicato di 1 milione di euro per il biennio 2025-2026. 1 milione di euro. Sono fondi messi sul piatto esclusivamente per integrare le associazioni locali nel nuovo panorama sanitario, rendendole protagoniste a tutti gli effetti. Diamo un'occhiata alle tempistiche per capire il ritmo di questo cambiamento. Tra aprile e settembre assistiamo a un salto evolutivo, le associazioni smettono di essere dei semplici esecutori esterni. Attraverso dei tavoli di lavoro si siedono attivamente con le istituzioni per co-progettare le iniziative sanitarie. Si analizzano insieme i bisogni reali dei vari quartieri e si decide esattamente come spendere quei fondi sul campo, creando un'alleanza operativa fin dal primo momento. Il che ci porta dritti alla sezione 5, benefici per il terzo settore, un nuovo paradigma in azione. Questo è il vero game changer per le associazioni locali. Guardate il contrasto. Diciamo addio alla vecchia dinamica dove si faceva a gara, in pura competizione per accaparrarsi gli appalti. Ora si entra nel mondo dell'amministrazione condivisa. Gli enti del terzo settore lavorano con il pubblico non più da subalterni, ma da alleati strategici. C'è coproduzione e corresponsabilità. Si progetta il welfare tutti insieme. E se vi chiedete come abbia risposto il territorio, i numeri sono pazzeschi. Ci sono state ben 56 candidature in tutto il distretto Asugi e fateci caso, ben 21 enti si sono fatti avanti solo per l'area della Casa della Comunità di Gorizia. È quasi il 40%. Questo dimostra un'incredibile voglia di mettersi in gioco per creare quella rete di fiducia solidale che è letteralmente il carburante di tutto questo nuovo sistema. Ma in concreto, ai tavoli di lavoro, che tipo di iniziative prenderanno forma? Le associazioni agiranno su fronti vitali: promuovere stili di vita sani, combattere l'emarginazione sociale, dare respiro e supporto ai caregiver e prevenire il decadimento cognitivo. Agiscono insomma sulla prevenzione pura. Offrendo occasioni per combattere l'isolamento, intercettano le vulnerabilità molto prima che si trasformino nell'ennesima emergenza che finisce in pronto soccorso. C'è però un enorme ma. Come ci hanno ricordato gli specialisti con molta chiarezza, possiamo avere tutti i milioni e la migliore coprogettazione del mondo, ma non basteranno se manca una cosa fondamentale: l'uso responsabile delle risorse da parte di tutti noi. Il nostro comportamento individuale conta tantissimo. Consumare prestazioni mediche inutilmente significa di fatto sottrarre opportunità vitali a chi, in quel momento, ha un bisogno reale e urgente. È puro senso civico. E allora arriviamo alla fine del nostro approfondimento con una domanda provocatoria, una di quelle da portarci a casa per riflettere. Se la casa della comunità ci mette la struttura fisica e le associazioni costruiscono una straordinaria rete di sicurezza sociale, alla fine della fiera come influenzeranno le nostre piccole, singole scelte quotidiane il futuro della sanità locale? È una rivoluzione entusiasmante, senza dubbio, ma il suo successo finale dipende letteralmente da tutti noi. Grazie per aver seguito questa analisi, alla prossima.